Buonasera ragazzi, buonasera. Oggi è il domenica 16 marzo 2025 e è appena conclusa la gara di MotoGP in Argentina. Sto guardando di là, anche se in realtà questa sera ragazzi questa sera è anche il weekend della prima gara in Thailandia, potrei fare a meno di guardare la classifica perché sia sprint che gara lunga della domenica sono ormai veramente monopolizzate. Dico ormai, anche se sono soltanto due gare, tra parentesi 4 gare, perché ovviamente ci sono anche le sprint del sabato che portano la metà dei punti, però valgono e come, e sembra che i bookmaker abbiano veramente preso al 100% quello che sembrava sarebbe stato dare veramente l'arma perfetta a suo signor Marc Marquez, ragazzi, perché viene quasi noia, non noia, viene noia a guardare queste gare dove sia la sprint, ma a partire dalle FP1, tutti, warm up, prove, le prove al sabato, Marquez sta ammazzando il campionato e dico addirittura, parlo già di campionato perché comunque, nonostante il fratello abbia fatto sempre secondo, perché praticamente a parte la costante la differenza di Bagnaia che oggi ha concluso nella gara lunga quarto, abbiamo avuto i primi 3 podi tutti uguali. Marquez ha 74 punti, Alex ne ha 58, Bagnaia ne ha 43. Quindi ha già più di una gara vinta di distacco su Marc Marquez. Parlare di crisi e parlare già di mondiale finito dopo 2 gare sembra veramente curioso, ridicolo, visto che ci sono altre 20 gare più le sprint, però signori, questo è quello che sembra da questo inizio di campionato. Io non mi ricordo un campionato iniziato così, se non magari in Superbike con Toprak lo scorso anno, anche se le variabili dietro cambiavano leggermente di più forse. Dire che oggi Alex, non parlo della sprint ragazzi perché c'è poco da dire, l'unico bagliore si vede da un Johan Zarco che con la Honda LCR, ragazzi, Zarco, possiamo stare qua a dire e possiamo tutti commentare che nessuno di noi è pilota e va bene, allora non saremo qua a fare 2 chiacchiere fra amici, ma Zarco ha vinto una gara in tutta la sua carriera, non so quanti anni è che c'è Zarco, ma me lo ricordo da tantissimo, tanti anni, ed è la prima degli inseguitori, il primo degli inseguitori, perché Binder e Acosta fanno quello che riescono sulle KTM, che sembrano ormai andati a ripescare i componenti che erano stati scartati negli anni scorsi, insomma una Aprilia che sembra un po' più consistente, ovviamente orfana di Martin, che ha dichiarato il giovedì o il venerdì che non si sa esattamente quando rientrerà, non rientra sicuramente in America, il Gran Premio dell'America è il prossimo, probabilmente il Gran Premio dopo. Un Bez che sembra nelle qualifiche che riesca a fare qualcosa, a dimostrare qualcosa, però poi in gara comunque non riesce mai a essere lì davanti. E quello che io ho percepito oggi è che se i primi inseguitori sono piloti come Morbidelli, che era da 1300-1400 giorni che non andava sul podio, e oggi è il primo degli inseguitori, signori, secondo me il primo degli inseguitori doveva essere un certo Francesco Bagnaia, che tutto quello che volete, stanno dicendo che Tardozzi, che ha perso tempo durante l'inverno a provare componenti, io credo che anche Marquez li abbia provati, però l'impressione è che ad oggi ragazzi, 16 marzo, Pecco non c'è, Pecco è perso, e vedere un Pecco quasi prenderle da Zarco su una Honda, la Honda sicuramente è migliorata, ma dove sono le altre Honda? Sicuramente è la testa di Zarco anche che ci sta mettendo del suo. Vedere che Pecco Bagnaia non riesce quasi neanche a lottare per un quarto posto, che appunto oggi è arrivato a stento perché poi alla fine gli sta arrivando sotto anche, Bagnaia stava arrivando su Morbidelli terzo, ma non c'era, dal punto di vista mio non c'era dubbio che ce l'avrebbe fatta, e Di Giannantonio che comunque acciaccato è riuscito a passare solo nel finale, solo le ultime poche curve,
è riuscito a passare Zarco, perché altrimenti avremmo avuto Zarco subito alle spalle di Pecco Bagnaia, che per tanti giri durante la gara sembrava che sarebbe riuscito a stare davanti a Pecco. Pecco non è stato in partita mai, forse una o due curve all'inizio. I fratelli hanno giocato, ma la cosa più bella della gara secondo me è stata all'inizio, quando c'è stato il ballo, il tango argentino sulla pista. Questa è stata la cosa più emozionante, perché anche se Marquez ho visto che ha dichiarato che andava molto forte Alex, ha fatto fatica e solo nel finale ce l'ha fatta, ha sentito meglio la moto. Si sa che comunque Marquez, quando iniziano un po' i problemi di grip verso la fine, Marquez ha sempre qualcosa in più, però l'impressione di come ha fatto un tentativo di sorpasso e poi semplicemente un altro e lo ha rifucilato, perché ricordiamo che dopo pochi giri, vi spiego cosa è successo, Alex ha passato Marc, è stato Alex davanti a Marc praticamente tutta la gara, e soltanto poi verso il finale Marc lo ha silurato, è uscito chiaramente con più trazione da una curva, rettilineo, e l'ha passato sverniciandolo veramente senza dare possibilità di replica ad Alex. Morbidelli, che per me, secondo me, se arriva un terzo Morbidelli e questi sono gli inseguitori, a me viene da dire che il livello è molto distante e c'è molto gap, perché Binder fa l'impossibile insieme anche ad Acosta per essere lì davanti con quelle KTM lì. Gli altri sono non pervenuti. Marini sì, Marini ha migliorato, la Honda è chiaramente migliorata, perché se Marini comunque arriva a 16 secondi e un'undicesima posizione è migliorato. Quartararo è ND, non gli diamo punteggio perché si è toccato all'inizio con il Bez, cioè il Bez ha sbagliato la staccata, lo ha fatto andare fuori e quindi non si riesce a capire esattamente quale sarebbe potuto essere il vero potenziale di Quartararo. Gli altri dove sono? Abbiamo un Aldeguer 17esimo che conclude 17esimo a 27 secondi, rookie, ma anche un Ogura che è rookie, e sulla prima trackhouse ha fatto benissimo perché è finito a 14 secondi dal leader Marc. Io spero che almeno possa inserirsi qualcuno, e faccio riferimento che possa lottare lì davanti, dovrebbe essere in teoria Pecco Bagnaia, perché con quella moto lì ci ha vinto 2 mondiali, ma vedere che oggi lui non riesce a stare davanti a Morbidelli, secondo me è ad Alex, ragazzi, è ad Alex, perché ricordiamo che nessuno dei due ha la moto ufficiale 25, perché soltanto Di Gianantonio ha l'ufficiale, perché vi ricordo che le ufficiali quest'anno sono soltanto 3, sono le 2 rosse più una del VR46 che è quella di Gianantonio, quindi Morbidelli ha una 24 comunque come Alex Marquez, eppure hanno dato la paga, stanno sempre dando, Alex ha sempre dato la paga. Io adesso non voglio dire a Marc, ma quello che fa riflettere a me che Pecco sia veramente problema di testa, ragazzi, di testa, perché io posso capire che non arrivi a Marc, va bene, che devi lavorarci, ma non vedere neanche col binocolo Alex che, ok, va bene, non aveva la 24 l'anno scorso, tutto quello che volete, ma Alex non è Marc. Cioè Alex non ha vinto dei mondiali in MotoGP, ad oggi credo che possiamo essere tutti quanti d'accordo nel dire che dovrebbe stare lì davanti, e se non è così, io non so. Comunque quello che so è che Ducati Lenovo ha vinto, e Tardozzi e compagni sicuramente saranno super felici, perché loro non sono pagati perché vinca Pecco Bagnaia, sono pagati perché vinca Ducati, e quindi attualmente l'operazione che loro hanno fatto è assolutamente vincente, ragazzi, è vincente, perché anzi, vi dico la verità, sotto sotto, e non lo potranno mai dichiarare, come in Ferrari, come succedeva quando c'era l'epoca Schumacher, ma ragazzi è molto meglio che non si faccia una lotta in casa e che uno sia il gregario. Automaticamente lo sta dicendo la pista chi è il gregario è Pecco, che è uno che può fare piazzamenti ad oggi, su 4 gare che ci sono state, può fare piazzamenti dei podi, ma non può neanche vederli col binocolo, perché non li vede, non gli si avvicina neanche nelle prime curve. Gomme nuove, serbatoio pieno, serbatoio vuoto,
quando la moto si intraversa di più, si intraversa di meno. Bagnaia non si vedeva chiaramente che non stava guidando come guidava di solito, e io non ci credo che è la differenza della moto. Non ci credo, cioè secondo me è unicamente la competitività che ti senti di avere in quel momento e la guida che riesci a esprimere. Io non sono un pilota, anche i piloti che commentano possono essere piloti, ma non sono piloti di MotoGP, e io penso che sia molto maggiore la componente psicologica ed emotiva che questi ragazzi, questi professionisti devono dare per far rendere quel centesimo, perché parliamo di decimi, centesimi in tutta una gara, che ti fanno passare dall'essere primo all'essere terzo, quarto ed essere dimenticato o essere nella gloria, nel trionfo. Marquez oggi ha eguagliato, diciamo, ha infranto un nuovo record, e quindi ragazzi io direi che iscrivetevi al canale, guardate i miei video, cioè, questo lo faccio per fare due chiacchiere con voi e leggere qualche commento di quelli che ormai mi seguono sempre. Lo sapete che lo faccio per questo motivo, per essere vicino a voi quasi in diretta, che è l'unico modo che ho per essere quasi in diretta con voi, perché le prove poi ovviamente fra che le monto e che le metto online passano poi settimane, se non mesi, molti mesi anche alcune volte. Quindi mi vedete capelli corti, barba lunga, corta, eccetera, diversi in video, farlo una settimana all'altra, perché sapete, dipende come riesco a organizzarmi con la mia vita. Ragazzi, come vi ho detto, la cosa più interessante secondo me è stata, clicco guardando le schede che avevo aperto, perché onestamente non ho tantissimo da dire. Un Enea Bastianini perso, un Savadori che oggi ha fatto arrivare ultimo Enea perché ieri si è fatto male. Non mi ricordo se è caduto o una distorsionata dalla moto gli ha lussato la spalla, una roba del genere. Quindi oggi è finito Enea purtroppo ultimo. Mi dispiace tantissimo per Enea, lo vedrai su un'altra moto, però questo è. Mi spiace anche ovviamente che non ci sia il campione del mondo, perché sarei veramente curioso di vedere che cosa potrebbe fare lui rispetto a quello che sta facendo Bezzecchi, che sta facendo sì bene, ma penso che abbiamo tutti la curiosità di vedere il campione del mondo, che si è fatto vedere giovedì sera su una Aston Martin, che diceva appunto che non avrebbe partecipato alla prossima gara. Ragazzi, io direi che forse sì, forse la novità è la Honda, che è davanti, è la prima delle inseguitrici con Zarco e con una moto non ufficiale. Direi che questa è la grande novità. Comunque Ducati ha moto in meno, ma questa sera sono arrivate davanti a tutti 5 Ducati, 5 moto di Bologna. Speriamo che la prossima gara la storia sia un po' diversa, anche se mi pare che siamo in America e credo che lì è già terra di Marc Marquez, quindi immagino che la storia non sarà troppo diversa dal solito. Per oggi è tutto ragazzi, per questa sera è tutto. Fate i bravi, noi ci rivediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale se è la prima volta che vedete un mio video. A presto, ciao!